Buongiorno a tutti, ben ritrovati amici di Radio Rossonera. È il 9 ottobre, vedi, non suona bene 9 ottobre, del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, Simo, soprattutto a chi ci supporta quotidianamente con i like, con le iscrizioni, i commenti e gli abbonamenti. Grazie ragazzi, veramente di cuore, anche in sosta a chi è qui tutti i giorni con noi. Vi vogliamo tanto bene ed è grazie a voi se tutti i giorni possiamo andare avanti e proporvi tutti questi contenuti. Grazie. E quindi, caro Henry, giuste mani, non giù le mani, proprio in maniera ancora più greve possibile. Perché, insomma, a me dispiace una cosa, Henry, cioè che siccome stiamo intravedendo un bagliore di luce su questa stagione, cioè, mi dispiacerebbe vedere ostacoli, ostacolini, ostacoletti, che peraltro in parte un pochino li crea direttamente l'ambiente intorno al Milan, neanche insomma che so, una squadra opposta, un tuo antagonista, eccetera. E mi dispiace vedere che ci stiamo andando un po' a complicare la vita su qualcosa che in realtà, diciamo così, in un percorso normale di crescita, bisognerebbe toglierli gli ostacoli, non metterseli. Allora, su Perte ne abbiamo parlato tanto, insomma, già nelle ultime 24-48 ore. È una boiata remunerata. No, no, non facevo riferimento a te. È una boiata remunerata che, insomma, il Milan, il Como e la Lega stanno spingendo per farla passare oltre alla UEFA anche alla FIFA e quindi andare in Australia a giocare. Può piacere o non piacere, non dovrebbe piacere in realtà a chi piace il calcio, ma perché va contro quelli che sono non tanto il mondo del calcio in sé, ma i 3 punti. Cioè, ecco, tutto qua. E quindi, siccome ci stiamo creando noi questo ostacolo, ma nel caso rimane tra noi, cioè se Rabiot ieri ha da dire sulla questione e si fa anche un pochino portavoce della questione, perché non mi immagino che gli altri tra giocatori, allenatori, eccetera, siano contentissimi. Lo stesso Fabregas a inizio stagione si era già mezzo espresso, non era proprio anche lui iper contento di andare a giocare aperta. Ecco, nel caso rimane il problema di Como e Milan. Che De Servo ieri ci venga a dire, a fare i conti in tasca e a rispondere direttamente a Rabiot, onestamente, ma che stia nel suo. Perché nel caso, Sì. se risponde il Milan al suo interno a Rabiot, proprio. Non deve venire il presidente di Lega, anzi la D di Lega, a questionare con Rabiot. Onestamente sì. Ognuno deve rimanere anche un po' nel suo, perché dire a Rabiot tu prendi i milioni, vai e gioca, onestamente anche un pelino meno. Simo, guarda, sono pienamente d'accordo con te, ma aggiungo una cosa. È ovvio che è una decisione appunto di Milan, Como e della Lega per questioni economiche, tutte le cose che abbiamo giustamente detto ieri al talk. La cosa che a me dispiace è che facciamo veramente una brutta figura, questo sì, che mette, diciamo, in risalto i limiti, le problematiche e anche le pochezze, no, del calcio italiano, cioè una D di Lega che risponde direttamente a un giocatore con toni sgarbati quasi, direi, e appunto con un attacco diretto, no? Con un controattacco diretto, perché non è che Rabiot ha detto De Siervo è un cretino ad aver scelto di fare Milan Como aperto, cioè ha semplicemente detto no, cioè, per noi è tosta andare là a giocare, è folle, eccetera. Non è che è andato dritto per dritto sulla Lega o chi per lui. Ha commentato la decisione. Bastava se davvero la Lega e De Siervo avessero voluto, insomma, rispondere in un certo modo, fare una sorta di comunicato più istituzionale dove si ribadiva la volontà delle squadre della Lega di questa decisione per XYZ motivi e lì finiva. Cioè, facevi uno statement istituzionale, aveva più senso, era più, diciamo, a modo come risposta, se proprio avevi sto piglio di voler rispondere, e invece siamo andati con
una sorta di battibecco a distanza, che queste sono le cose che mettono il calcio italiano in una posizione di secondo o terzo piano rispetto ad altri campionati, non tanto che non si gioca aperto, che non si gioca in Arabia Saudita o a Miami o dove sia. Ecco, e questo è il peccato, perché poi facciamo tutti una brutta figura, ed è stato Scusa, secondo ma me di cattivo gusto, ecco, di cattivo ti gusto, faccio una di domanda, cattivo la gusto faccio a questa tutti. risposta su Adrien Rabiot. Ma glieli dà lui i soldi? No. Onestamente sono fattacci del Milan nel caso, che lo paga tanto, lo paga poco, lo paga il giusto, lo paga per parlare, lo paga per giocare, saranno fatti del Milan. A lui che gli interessa? Ma io veramente a volte forse si è sentito toccato, non lo so. Però ti faccio un'altra domanda prima di passare all'altro argomento. Se ci fosse stato, che so, Como, Inter e boh, Thuram dal ritiro della nazionale francese diceva no, è una cosa completamente folle andare a giocare. Ma secondo te, la D de Servo avrebbe risposto così in maniera greve a Thuram? Le balle di fieno, il rumore delle balle di fieno che rotolano, poi è una mia idea e supposizione, non potremo mai avere il contraltare, a meno che domattina Thuram si sveglia e dice sono d'accordo con i miei colleghi milanisti e del Como, e si espone anche lui, anche se non c'entra niente. Non potremo mai avere quindi la risposta, ma la mia idea è che non avremmo sentito A, sempre perché il Milan dal punto di vista politico, insomma, sappiamo che peso ha. Sì, Ecco. al di là della svelinata dell'ultima volta che ci aveva fatto pensare che avessimo peso politico, voglio vedere se qualcuno si mette a questionare nel giardino di Marotta da fuori. Ma vorrei proprio vedere se qualcuno si intromette così come si intromettono con noi. Vabbè, altra questione, Rafa Leao. Ma non è per proteggere Rafa Leao in genere, è proprio una questione di concetto. Al di là della questione anche, diciamo, singola, che insomma, io non dico di non criticare, ma assolutamente no. Siamo qui, noi, voi, tifosi, insomma, pagano anche per dire la loro e ci mancherebbe altro. Non sto dicendo questo. Sto dicendo semplicemente di farlo con un briciolo, tra virgolette, di testa. Perché siamo al 9 di ottobre e iniziare una campagna contro Leao che non corre, Leao che non gioca, Leao che non si impegna, Leao che fa Twitch, Leao che fa quello, Leao ma per il semplice fatto che è una martellata contro i cosiddetti nostri. Per il semplice fatto che al 9 ottobre e neanche a gennaio, perché non mi immagino che parta Leao a 70 milioni, arriva una punta a 70 milioni a gennaio, così largo circa. Ne abbiamo 4 per chiudere la stagione, di cui uno è Jimenez, che gioca bene, si muove bene, eccetera, eccetera, ma gol in campionato dopo quasi 500 minuti, 0. Uno è Pulisic, che sta performando benissimo, gloria a lui. L'altro è Nkunku, ok? Ecco, se in un reparto del genere andiamo anche a pizzicare le AO, per me ci stiamo andando semplicemente a complicare la vita e facciamo il gioco di chi lo vuol pizzicare per davvero, perché magari a fine dell'anno ha una mezza idea. Ma questo è un pensiero cattivo che ho io, ma da parte. Ma non è, diciamo così, il momento per, tra virgolette, fare il processo finale a Rafa Leao. La critica sulla partita perché ha sbagliato un No, gol, ha sbagliato esatto, un e tiro, ha questo è il sbagliato... punto secondo Ci me, sta. Simo. Cioè, il punto è, Leao ha fatto male con la Juve, sì, ci costa 2 punti probabilmente, sì. È partito male dal suo ritorno post infortunio? Sì, posto che è stato fermo 45 giorni. Queste cose vanno dette, ok? Probabilmente si è preso pure la sciampata di Allegri, molto probabile, speriamo che porti a qualcosa. Queste cose non è che cioè, vanno nascoste o non dette o non raccontate o bisogna sempre far sì che sia, no, la principessa sul pisello, Raffaele Leao, ci mancherebbe altro. Il punto non è questo, il punto è una volta che abbiamo analizzato, criticato magari anche aspramente la prestazione di Leao con la Juve,
queste sue prime 2 partite dopo l'infortunio, che è sacrosanto, qui ci fermiamo con la speranza che Leao ingrani dal punto di vista fisico, ingrani dal punto di vista mentale e che possa fare una stagione quantomeno dei suoi soliti livelli, perché poi ho letto anche che sono arrivate le solite critiche dalle solite bocche e fortunatamente qualcuno ha ricordato alle solite bocche i numeri di Leao degli ultimi anni, le stagioni di Leao degli ultimi anni, eccetera. Che debba fare non uno ma forse 2 step, lo diciamo anche noi da sempre. Però come dicevi tu, per una volta che sembrano andare bene o mezzo bene le cose, non diamoci la zappa sui piedi. Aspettiamo, poi ovvio, se fa un altro mese e mezzo da mani nei capelli, magari faremo delle riflessioni diverse, ecco. Però adesso come adesso, al 9 di ottobre, all'8, al 7, che giorni erano? Sì, diciamo che ha fatto schifo con la Juve, perché è così, ed è vero, è bella lì, tra virgolette, però poi proviamo ad andare un po' avanti e guardare la stagione, non la singola partita. No, ma infatti, siccome allora, non è detto ancora niente a ottobre di come sarà la stagione del Milan, ma siccome c'è un potenziale di stagione, quantomeno, c'è un briciolo di speranza che questa stagione non sia l'ottavo posto della scorsa stagione e stiamo andando in una direzione diversa, diamoci, tra virgolette, una mano. Ma non sto parlando anche dei tifosi, qua. Perché se ieri a un certo punto esce con quella gravità, peraltro, nel caso un battibecco o comunque semplicemente un allenatore che alza la voce, come peraltro avrà fatto anche con i suoi difensori, perché c'è un video che fa vedere che dopo un'azione difensiva non particolarmente corretta, Allegri si gira e dice in spogliatoio non fiata nessuno, vuol dire che non è che l'ha fatto solo con Leao, l'avrà fatto anche con qualcun altro. Però ieri è uscito solo con peraltro una gravità eccessiva, quello per Leao. Io ti sto dicendo semplicemente questo, siccome c'è una stagione, bisognerebbe darsi una mano invece di creare presupposti per non darsela sta mano. Perché l'obiettivo di tutti, in teoria, dovrebbe essere arrivare davanti a tutti a maggio e non fare ste robe a ottobre. Perché l'interesse di tutti sarebbe vincere le partite con Leao. Al 31 di maggio o al 30 di giugno la questione è che è diversa, Leao va via, arrivederci e baci, siamo stati grandi amici, ci abbracciamo, arrivederci. Al 9 di ottobre no, bisognerebbe cercare di pensare al benessere del Milan. Lo spero prima o poi. Speriamo, sì, ma speriamo e speriamo che tutti si aiutano, perché non si sta aiutando una parte del Milan con queste solite cose, non si sta aiutando Leao neanche con questi ingressi e quindi speriamo che insomma si possa tutti andare, darsi una mano, banalmente darsi una mano, perché basta darsi una mano quest'anno per fare una stagione, non dico stellare, ma decente, perché già è tanto farne una decente vista quella dell'anno scorso. Speriamo che le cose possano migliorare, dai. Siamo in chiusura, ci ritroviamo a Lunch Talk come al solito, ci ritrovate anche sui nostri social per quanto riguarda giochi, giochini, giochetti che vedrete nelle prossime ore e giorni e quindi giocate con noi per intrattenerci in questa fantastica settimana, anzi doppia settimana di sosta. Grazie, saluti.